concedetemi una battuta anche stupida, quale sono poi, Conte sembrava quasi un po' ingrifato, mo che stava andando via. Non so se anche lui come me, perché sta aspettando la cena e quindi è andato un po' per le lunghe, oppure magari il passaggio del turno. Perché leggevo sui social, fosse per Conte avrebbe tolto anche Milinkovic Savic poi dalla no, scherzo a parte, ritornando un pochettino seriosi. È finita ai rigori, una lotteria quasi infinita. Siamo arrivati al decimo e lì ci ha pensato poi Savic nel parare un rigore. E sapete che Caprile quello poteva prenderlo, eh? Poteva prenderlo su Buongiorno. Forse uno dei pochi rigori non calciati in maniera proprio perfetta, perché tanti ragazzi sono stati calciati proprio bene. Penso a quello lo stesso di Milinkovic Savic, una ragazzi una bordata che se finisce, cioè prende in pieno volto Caprile, passa i guai, passa i guai. Credo che Savic li calci meglio del 90% dei calcianti, diciamo così, della nostra Serie A. Perché se non sbaglio Savic batte anche le punizioni. Non voglio di cavolate, mi pare di sì, che calciava qualche volta. O sto dicendo... No, i rigori sembra. Vabbè, non mi fate impelagare che poi me ne esco come al solito con delle robe clamorose. No, ho fatto prima la battutina sul quanto magari possa risultare importante una partita del genere sia per una big che per una squadra invece cosiddetta considerata minore. In questo momento, cioè io vedo, no? E lo dicevo anche ieri, e lo dico oggi, lo dirò magari stasera anche quando parliamo dell'Inter. Vedi anche una squadra come il Cagliari, che per esempio oggi tiene fuori Sebastiano Esposito, che da solo l'ha cambiata la partita per la sua squadra. Quindi se anche il Cagliari considera quasi che ne so, non voglio dire una perdita di tempo, ma non di certo una priorità, non prendiamoci in giro, perché la devono considerare tale le squadre maggiori come il Napoli, ribadisco stasera l'Inter, qualsiasi squadra maggiore che ha già una Coppa Europea, secondo me la trova quasi come un'incombenza. Non sto dicendo che è una cosa bella, sto dicendo, voglio dire proprio il contrario, io non capisco perché, onestamente. Credo forse il fattore economico forse non porti tanto da questo punto di vista, immagino e suppongo, perché se ci sono i bigliettoni poi si va a giocare persino a Perth in quel caso il discorso quindi cambia. E quindi voglio dire, paradossalmente io giustifico più il Napoli che il Cagliari per dirne una. Va bene, parliamo ragazzi, dopo questo preambolo anche inutile, sterile, che non ci porta da nessuna parte, ma che volevo ancora una volta farvi, andiamo a parlare un po' della gara. Vi invito come al solito, prima di partire, a lasciare il cosiddetto pollicione, se volete iscrivetevi perché come ho detto prima poi andremo a vedere anche Inter Venezia, devo fare anche presto perché una roba veloce voglio mangiarla prima se riesco. Vi invito ad iscrivervi, ho detto trovate tutto in descrizione, campanellina, grazie per il supporto, anche ho visto il video prima dell'Atalanta sull'Atalanta Genova, mi è piaciuto, quindi grazie per i commenti e tutto il resto, sempre gentili, sempre favolosi. Ero interessato anche a vedere come alcuni cosiddetti proprio giovani, anche napoletani, Ambrosino di turno, Ambrosino, anche lui napoletano, sì, Vergara in mezzo al campo che si è comportato molto bene, mi è piaciuto, lui forse più di tanti altri, credo nettamente il migliore nel primo tempo, ha messo tanti palloni interessanti, l'assist su Lucca, interessante sto ragazzo, tant'è che uno dice mamma mia, mi fa piacere vedere un giovanotto così in campo, poi va a vedere però ha 22 anni, cioè 2003, agli anni di Solé e 2 anni più piccolo di Ildiz, per dirvi che ancora abbiamo questo cattivo retaggio, no, il giovane, non è giovane, anzi dovrebbe giocare di più, proprio perché non è più giovane. Quindi spero che questa partita gli dia una vetrina affinché lo stesso Conte, no, un pochettino lo faccia giocare, perché comunque ha dimostrato di avere una buona personalità, sicuramente intraprendenza. L'intraprendenza è un fondamentale importante.
E ribadisco, sono sue le giocate nel primo tempo, poi Napoli ovviamente ha inserito le riserve delle riserve perché già con tanti infortuni qualcuno doveva farlo recuperare e quindi se l'è giocata un po', se l'è giocata un po' così, ha trovato il gol di Luca che qualcosina l'ha sbagliata e anche oggi sento tante critiche, però già sto ragazzo che si sblocca, fa il gol che era quasi il gol partita e tutto il resto è sempre buono per un attaccante segnare per quanto mi riguarda. E poi, proprio quando ha inserito McTominay, il Napoli prende gol già in realtà c'era stato un piccolo rovesciamento delle sorti perché con l'entrata di Esposito, come dicevo prima, che ha dato quel guizzo, quella voglia, no? Ha trascinato anche, aveva il suo un lavoro di pulizia e da quella palla Prati, se non sbaglio, col tiro da fuori prima e subito dopo il gol dello stesso Esposito, che è vero che arriva anche un po' da un ribattimento, praticamente un assist involontario di McTominay, però prima non si affacciava proprio il Cagliari, cioè il primo tempo non si è mai affacciato e ancora una volta quindi dico veramente alcune squadre come ieri l'Udinese, dico ma la volete giocare o no sta partita anche voi? Talmente che non conta nulla, perché poi, per carità, brave le squadre come il Napoli, ieri come la Juventus stesso, però secondo me a volte, cioè anche l'avversario proprio... e invece Esposito ci ha messo un po' di tigna, no? Un po' di personalità in campo. E si è arrivato, come dicevo prima, a rigori, anche perché poi nel finale, quando Conte li ha inseriti, ecco, perciò si scherzava, perché poi alla fine li ha messi dentro i giocatori per cambiare un po' le sorte e a favore della sua squadra, senza ombra di dubbio, e ha avuto anche 2 o 3 occasioni molto importanti. Penso alla grandissima giocata ancora una volta di McTominay, bellissima, lo stop che in qualche modo gli finisce sul sinistro e lui ha la prontezza di calciare subito, ma trova Caprile, sbaglia poi Spinazzola un controllo, non dico semplice, ma un controllo che gli avrebbe permesso di essere veramente a tu per tu col portiere, e subito proprio nel finale un'altra occasione per Neres. Quindi poi le occasioni in Napoli per vincere comunque se le era costruite e non è riuscito a finalizzare, ma è proprio questo il discorso, quando forse magari qualche cambio lo poteva fare prima così da non ridursi al dover inseguire poi il risultato, ma è anche vero che come dicevo prima Conte ha cercato di preservare il più possibile la sua squadra cosiddetta titolare di oggi per altre partite più probanti, per il discorso che facevamo ovviamente prima. E poi si è arrivati a questi rigori infiniti dove è sempre bella la lotteria dei rigori quando non ti riguarda personalmente, che ti puoi godere la giocata, il tiro senza quel... però anche il pathos da un lato può essere anche bello, per carità, però forse l'esterno è meglio, credo, ecco, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Alla fine Savic ne ha parlato solo uno, e dico solo uno perché ci ha abituato talmente bene, uno l'aveva parlato anche Caprile, ma ripeto, non oggi, lo sappiamo, i rigori dipende sì dal portiere, ma soprattutto come li calci, perché 7-8 sono stati calciati veramente bene, quindi non è che do colpe a Caprile da un lato e a Savic dall'altro, no, ma se i rigori li calci veramente bene, il portiere ci può fare relativamente poco per quanto mi riguarda. Poi alla fine, comunque, l'ha portata a casa, dopo il rigore sbagliato di Neres si è continuato queste girandole e alla fine ha sbagliato Luvumbo, mi pare di sì, e ha segnato Buongiorno. Va bene, signori, questo è il mio pensiero. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Devo veramente scappare. Un grande abbraccio da Nesco e ci becchiamo dopo.